Buonasera a tutti, grazie Elisabetta per avermi invitato. Siamo alla fine, magari siamo un po' stanchi, vi do il messaggio, io ho scoperto che il messaggio chiave l'ha detto la prima relatrice con Giamblico: è necessario che l'uomo sia nella natura e sotto le stelle, quindi la versione corta del mio intervento è questa, se volete, se poi volete rimanere. Anzi, stando qui ho sentito molte parole che poi verranno rimbalzate nel mio intervento, perché quello che spero di farvi capire è che andare nello spazio non è perdere il contatto con tutto quello di importante che abbiamo detto, ma guadagnarlo sotto una prospettiva diversa, integrarlo e farlo maggiormente proprio. Dopodiché, adesso partiamo proprio da terra, diciamo che la materia, molto ne abbiamo parlato anche oggi. Io quello che dico è non quello che sappiamo che sia, ma quello che pensiamo. Noi pensiamo alla materia come qualcosa di concreto, di solido, insomma, andiamo sul concreto e andiamo sulla materia, quasi un muro di mattoni. E poi sentiamo più che pensiamo, che la bellezza, l'etica, il linguaggio, l'armonia, la coscienza siano delle cose più impalpabili, che io ho messo in questo modo, che ci sia quindi una dicotomia sostanziale fra quello che si tocca e sì, vabbè, questo però è un tavolo, sì, tu parli di bellezza, armonia, ma questo è un tavolo e questo sta qui. E vi voglio far capire che il punto di vista della scienza proprio, perché io poi vi posso parlare di questo, non è già più questo, non è questo quello della sapienza, ma quello della scienza non è più questo. Questo pensiero non corrisponde alla realtà fisica e non lo sappiamo da un bel po' di tempo, lo sappiamo da circa 120 anni. Perché? Perché arrivò a un certo momento un tizio con una formula che poi è stata, ecco, la vedete qui, E uguale mc quadro. Questa è un'installazione che è stata fatta a Berlino nel corso di un evento. Nel 1905 praticamente nasce la relatività ristretta. Fino allora si riteneva che materia e energia fossero due reami distinti, quindi la materia è quella che si tocca, ci si scontra, l'energia un po' più impalpabile, quella che muove le cose in un certo senso. Con questa formula che aggancia materia e energia, Einstein ha mostrato che sono due manifestazioni della stessa cosa, quindi questo tavolo e l'energia e anche cose più impalpabili diventa qualcosa che già sfida la nostra immaginazione, la nostra mente, sono delle cose assimilabili. Dopo di lui altri scienziati si sono spinti molto più avanti, per cui faccio un paradosso, quello che pensiamo che sia la cosa più esistente, la materia, dice, vabbè, ma almeno la materia esiste. La materia non esiste. Un certo signore, che poi vi dirò chi è, ha detto questa cosa che vi voglio leggere perché vale la pena. Come uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla scienza pura, allo studio della materia, posso dirvi come risultato della mia ricerca sugli atomi, la materia come tale non esiste. Tutta la materia origine esiste solo in virtù di una forza che porta le particelle di un atomo alla vibrazione e tiene insieme questo minuto sistema solare che è l'atomo. Poi va ancora più oltre, l'esistenza di una mente cosciente e intelligente presuppone tutto questo. Questa mente è la matrice di tutta la materia. Vi lascio il resto perché avete intuito di cui stiamo parlando. Questo signore era niente meno che Max Planck, lo disse in una famosa conferenza a Firenze nel 1944. Quindi pensate quanto abbiamo, diciamo, no, quanto lui ha anticipato anche Fagin, per citare qualcuno che è stato già citato molte volte, collegando, intanto smontando la materia non c'è, cioè, intanto cominciamo a pensare qualcosa che in qualche modo molte sapienze ci hanno avvertito. C'è qualcos'altro e poi addirittura qualcosa che noi stiamo riscoprendo solo adesso, a 80 anni dalla conferenza di Planck, che c'è una coscienza, su cui questa cosa non posso entrare perché è molto più grande di me, insomma, che sarebbe secondo lui all'origine di tutta la materia e di tutto ciò che c'è. Non era un visionario, era uno dei padri della meccanica quantistica, quello
che ha scoperto che l'energia, proprio di cui abbiamo parlato inizialmente, non si scambia in modo continuo ma è quantizzata, da qui la fisica dei quanti, va a pacchetti. Sotto questi pacchetti non si frazionano, non si possono separare. Anche questa cosa è un po' controintuitiva, vedremo che di cose controintuitive la fisica moderna ne ha tante e ci serve non tanto per mettere il naso nella fisica moderna, che ci può interessare quanto basta, ma per capire che modello di uomo e di cosmo ci sta dicendo anche la scienza cosiddetta dura. Ci aiuteremo anche con dei filosofi degli uomini di spiritualità. In realtà Teilhard de Chardin, che è stato anche citato, era un uomo di chiesa, ma era un paleontologo, uno scienziato, e anche lui dice qualcosa di simile a quello che dice Planck: non ci sono concretamente la materia e lo spirito, non c'è il mondo né spirito né materia, quindi non c'è un dualismo, ma c'è uno spirito-materia. Nessun'altra sostanza potrebbe produrre la molecola umana. Quindi Teilhard, ha avuto anche la sua difficoltà nella Chiesa, insomma, ecco, è stato uno che è stato in Cina, ma non per scelta, un po' per forza, perché lo ascoltavano in Vaticano, e diceva: ok, vabbè, queste sono le tue tesi, torna in Cina un altro po', e insomma, lui è stato sempre molto obbediente comunque, e anche lui ha passato molto tempo in Cina. Quindi, con questo quadro iniziale che un po' smonta le nostre convenzioni irriflesse, diciamo, guardiamo un attimino in su per capire cosa possiamo dire di noi. Se noi guardiamo in su nel cielo, in un cielo chiaramente, qui ha ragione Giamblico, se ti metti sotto un cielo stellato senza nessuno strumento, senza nessun bisogno di telescopi, puoi vedere una cosa così bella che è la Via Lattea. Ci sono nella nostra galassia 200 miliardi di stelle, è stato equiparato ai neuroni che ci sono nel cervello, questi 80-100 miliardi, fra l'altro, insomma, ci sono dei paragoni interessanti. Se poi uno, anch'io vado veloce perché non ho pochissime slide, se uno poi va con gli strumenti moderni, può vedere anche una cosa come questa, cioè un cielo che che non ammazza la meraviglia del cielo stellato, non la sopprime, ma ti dona altra meraviglia, perché se guardate questa immagine, che è un campo profondo del James Webb, ma su questo torneremo, guardate quanta abbondanza di galassie, di stelle, di forme, dimensioni diverse che noi con gli occhi chiaramente non possiamo vedere, non possiamo percepire. Quindi la scienza è al servizio qui della comprensione, ma non è una comprensione asettica, è una comprensione che ha anche una bellezza. Sempre Teilhard dice qualcosa, perché noi proseguiamo a cercare di capire questa materia cos'è e cosa non è, e vedremo perché questa cosa è una cosa cosmologica. Per raggiungersi con materia bisogna che, partiti da un contatto universale con tutto ciò che qua giù si muove, sentiamo via via svanire nelle nostre mani le forme particolari di tutto ciò che stringiamo, cioè la materia si sfalda fra le mani, sino a rimanere alle prese con la sola essenza di tutte le consistenze, di tutte le unioni. Anche qui è un teologo, ma è uno scienziato che parla, e vedete come è simile, risuona con tante cose che abbiamo sentito oggi dette da maestri di spiritualità o comunque persone non di formazione scientifica. Quindi continuiamo a guardare questo universo in cui noi siamo immersi. La prima cosa che forse poi dopo lo stupore vediamo è che c'è una certa abbondanza. Io dico sempre che, insomma, se diciamo che l'universo è stato creato da qualche entità, questa entità non aveva problemi economici, non aveva problemi, perché a volte mi dicono vabbè, ma a tutte queste galassie a che servono se ci siamo solo noi? Ma forse solo a pensare che insomma, la creazione non avviene secondo il sole 24 ore, che devo dare il minimo necessario, forse insomma, qualcosa o qualcuno, mettetela come volete, può divertirsi a far vedere che c'è anche una bella abbondanza. Gli scienziati stimano, adesso abbiamo delle stime, circa 200 miliardi di galassie nel cosmo, 70.000 miliardi di stelle, quindi fermiamoci un attimo. Se uno deve pensare cos'è che è la cosa più abbondante nell'universo, la cosa più abbondante sono le stelle, è pienissimo, 70.000 miliardi di miliardi.
stella più, stella meno, perché sono diciamo conti un po' così statistici, e tutto questo in un solo universo. Non tratteremo adesso il fatto, la possibilità che ci possano essere più universi, ci sono teorie matematiche non ancora non falsificabili, o comunque non ancora falsificabili, quindi diciamo più matematiche che scientifiche, per cui potrebbero esserci 1, 2, 1000 infiniti universi. C'è la teoria che se io lancio un dado non è che esce un numero da 1 a 6, escono tutti e si dividono semplicemente in 6 universi, quindi immaginate quanti universi potremmo immaginare, potremmo pensare. Fermiamoci a questo nostro. Questo nostro universo, ecco qui io dico, questo è il grafico riassuntivo più generale che si può, è tutta la storia dell'universo. L'universo che fino ad Einstein, fra l'altro, si pensava che esistesse da sempre e fosse sempre uguale praticamente, o fosse creato comunque a un punto infinitamente lontano nel tempo, tanto che anche Einstein ha fatto fatica a cambiare modo di pensare. Questo universo adesso ha una storia, e ha una storia da un paio di generazioni, quindi siamo proprio in una diciamo, rivoluzione culturale, perché se leggete questa cosa da sinistra a destra c'è una parte iniziale, la scienza la chiama il Big Bang, in cui tutto nasce, si espande questa specie di brodo primordiale, vedetelo verso destra, è in 13,7 miliardi di anni, e tutte queste cose sono cifre che abbiamo scoperto da pochissimo. Quando io ancora studiavo all'università si litigava sull'età dell'universo, quando io ho cominciato a fare il dottorato litigavano fra 10 e 20 miliardi di anni. Adesso c'è una concordanza mirabile, si litiga sul 10 milioni di anni, insomma, o se stiamo sbagliando tutti insieme. Questo è, diciamo, anche pensando all'intelligenza artificiale, abbiamo un quadro molto più coerente. E tutto parte da questo. Questo è l'inizio della storia di ogni cosa, l'ho chiamato sommesso, perché quello che vedete è preso da uno strumento, lo strumento Planck, che fa una ricognizione sul cielo e vede la temperatura dove non ci sono stelle, intorno a 3 gradi, fra l'altro vuol dire che se il sole fosse spento saremmo a meno 270 gradi, che non è proprio il massimo per stare bene, per campare e lavorare, ma non è tutta la stessa temperatura, ci sono delle microfluttuazioni che sono l'eco delle disomogeneità del Big Bang. Poi mi semplifico un po', non vado più complicato. Da queste disomogeneità che vedete in giallo e in rosso è nata tutta la materia. Col tempo queste disomogeneità hanno formato galassie, stelle, hanno formato il fatto che qui c'è un vuoto, qui c'è una stella, qui c'è un vuoto, qui c'è un ammasso di stelle, e quindi abbiamo un quadro per la prima volta coerente, per la prima volta nella storia. Non c'è solo un mito a raccontare l'universo, ma abbiamo un quadro coerente, falsificabile, di come è nato l'universo. Se vi sembra che sappiamo tanto, aspettate che poi vedremo che non sappiamo in realtà neanche niente. Ma continuiamo anche sul binario io l'ho chiamata decostruzione della materia, vediamo un po' di me che... ok. È sempre questa decostruzione fatta ad opera degli scienziati, perché poi magari gli altri c'erano arrivati prima, però Heisenberg è un altro grande padre della quantistica e lui non ci va leggero, dice l'universo non è fatto da cose, punto, e noi pensiamo sempre che l'universo è fatto da cose, andremo via pensando che l'universo è fatto da cose, ma da reti di energia vibratoria che emergono da qualcosa di ancora più profondo e sottile. Questi non è che erano dei mistici, con tutto il rispetto e la venerazione per i mistici, ma gente che lavorava con la matematica tutto il giorno, faccio presente, e se ne uscivano così qualcosa, questa matematica non è fatto di cose l'universo, qualcosa deve aver detto, e questo è ripreso anche da Gamberini, forse qualcuno avrà visto il suo testo Deus 2.0, in cui parla di mistica, parla molto di mistica, dice cose che magari un paio di secoli fa sarebbe stato un po' arrostito, però insomma è anche bello che ci sia un'ampiezza adesso di vedute. La fisica quantistica ha enormemente messo in crisi la visione oggettivista della natura che va sotto il nome di realismo riduzionista, di cui si è parlato anche prima, insomma.
Stando all'interpretazione di Copenaghen, che è un'interpretazione della meccanica quantistica, perché anche qui, come nel cinese, ci sono le interpretazioni, perché la meccanica quantistica non la capisce nessuno, lo dice anche Feynman, che è un premio Nobel, e quindi sorge il problema di interpretarla. Come adesso parlavo prima, insomma, sul cinese va interpretato, la fisica quantistica va interpretata lo stesso, perché nessuno la capisce per com'è. E una delle interpretazioni è questa, che le qualità primarie della realtà non hanno una loro esistenza indipendentemente dall'osservatore. Qui dovrebbe, cioè, questa cosa dovrebbe far scattare una campanella in testa, perché noi pensiamo che questi occhiali esistono, e se io ci sono o non ci sono esistono. No, non è esattamente così. L'esistenza di qualcosa è sempre collegata a chi la osserva. E quindi è chiaro che noi siamo un po' in affanno, perché il nostro linguaggio non ci dice questa cosa, è un linguaggio che pensa le cose come reali, come solide. Quindi ho chiamato questa parte è una costruzione di un linguaggio, ci vuole un linguaggio nuovo per quello che ha detto la fisica, perché come ha detto il mio relatore precedente, c'è la scienza corre avanti, in questo caso la scienza, e noi arriviamo un po' dopo col senso. Nel linguaggio c'è il senso stratificato di tanti secoli. Adesso dovremmo costruire un linguaggio che tenga conto di queste acquisizioni, che poi ormai hanno anche qualche decennio. Certo, non possiamo costruire un nuovo linguaggio in mezz'ora, quindi diamo solo dei punti, insomma, che poi non li do neanche io, ma sono stati evidenziati. I punti su cui costruire un linguaggio dovrebbero tenere conto che lo spazio non è uno spazio inerte, un teatro in cui succedono le cose come noi siamo abituati a pensare. C'è questo spazio tridimensionale, ci sono gli oggetti, le persone che si muovono, eccetera. No, lo spazio vive con la materia, perché Einstein, sempre lui, ha dimostrato che la materia curva lo spazio. Intorno a questi occhiali lo spazio si curva, non è indifferente. Se io muovo questi occhiali, qui c'è una perturbazione dello spazio. È piccolissima, però comunque c'è. Non lo possiamo dimostrare con gli occhiali, d'accordo, ma con le galassie sì. Riprendiamo questa foto di prima, adesso guardiamola sotto questo punto di vista. Certe galassie non sono di forma sferica o ellittica, sono stirate, vedete che hanno delle forme un po' stiracchiate. Questo perché? Perché il segnale della luce di questa galassia arriva da molto lontano. La luce di questa galassia è passata vicino a una galassia molto grossa che piega lo spazio. La luce si è girata perché la luce segue lo spazio e la forma della galassia ci arriva un po' stirata, si chiama lente gravitazionale. Può sembrare strano, però lente gravitazionale, proprio lente perché distorce come l'ottica, quindi distorce lo spazio. E questa è una delle prove presa molto tempo dopo che Einstein aveva ragione. Questo è un campo profondo del James Webb, e fra l'altro è un'immagine a più alta risoluzione dell'universo lontano che abbiamo mai preso. E l'altra cosa per cui dobbiamo costruire un linguaggio è che le cose non esistono di per sé, ma esistono perché stabiliscono relazioni fra di loro o finché lo fanno. Una cosa che non stabilisce relazioni, però lo faccio dire a qualcuno più famoso, Rovelli, che dice: per un oggetto avere una proprietà non significa altro che influenzare un altro oggetto in un certo modo. Le proprietà di un oggetto sono relazioni fra oggetti, si riferiscono a interazioni fisiche. Cioè, se prendiamo una particella da sola, se la isoliamo da tutto, dice Rovelli, che perde tutte le qualità, non ha carica elettrica, spin, non ha colore, se volete, modo di rotazione, tutte le qualità di qualcosa emergono solo in rapporto ad altre cose. Una cosa da sola non ha qualità, quindi questo fa capire, per esempio noi fisici ci siamo arresi nella ricerca della particella fondamentale, perché più andavamo nel dettaglio, più energia investivamo, più uscivano altre particelle che in realtà stavamo generando noi stessi. A un certo punto abbiamo dovuto arrenderci e capire che la cosa che sta alla base di tutto non è un mattoncino fondamentale, ma è la relazione. La relazione fra oggetti, fra cose, è quello che sta veramente sotto tutto quanto, tutto il resto viene dopo.
Quindi questo insomma ci dice qualche cosa che molte teorie sapienziali e anche molte spiritualità ci avevano sempre detto, ma noi scienziati siamo testardi e arriviamo a capirlo un pochino dopo. Ma l'importante è capirlo e non pensare ancora di stare in un mondo di cose che esistono da sole e che occasionalmente si incontrano, perché non è la realtà fisica. E vediamo che altro ci può dire il cosmo, tante parole, magari ci vediamo qualche immagine che è evocativa, ma non senza capire gli strumenti che usiamo. Hubble è stato lanciato nel 90, orbita a 600 km da Terra, sta per andare in pensione, ma ancora ci dà delle belle immagini ed è giusto secondo me vedere qualcosa che questi occhi nuovi ci fanno vedere. L'ESA, l'Ente Spaziale Europeo, ha rilasciato tempo fa una carrellata di 100 immagini più belle. Io non ve le faccio vedere tutte 100 perché ne ho scelte una decina e ve le faccio vedere. Questo è Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare, con Europa, che è quella pianeta ghiacciato che si muove, scusate, luna ghiacciata che si muove sulla sinistra. Fra l'altro Europa è molto interessante perché ha degli oceani sotterranei, secondo le nostre ultime stime, e stanno progettando delle missioni per andare a capire se ci può essere vita, perché così detto di passaggio, la vita nel Sistema Solare, in tutti i pianeti che noi conosciamo ormai è escluso che possa esserci su pianeti. Sulle lune, scusate, del Sistema Solare è tutto un altro conto perché è stato visto che alcune hanno acqua liquida e quindi potrebbero darci delle sorprese interessanti. Le nebulose sono, guardate che questo sembra un quadro, e sono semplicemente zone in cui gas di stelle in formazione si mischia con le stelle stesse e forma questi scenari pittorici incredibili. Un'altra è questo Western 2 che è il nome di un altro ammasso. Vedete che precisione ci danno questi moderni strumenti di analisi dello spazio e che meraviglia possiamo trarne. Si vede bene? Sì, si vede. Questa sicuramente qualcuno l'ha vista perché è molto famosa e sono i cosiddetti pilastri della creazione, è semplicemente un'altra nebulosa ed è una scultura cosmica perché questo gas che vedete più scuro è stato veramente scolpito dalle esplosioni stellari che hanno spinto il gas secondo certe conformazioni e quindi è come veramente una mega scultura di dimensioni cosmiche del tutto ragguardevole. E torniamo al fatto, perché manteniamo questo binario, la materia curva lo spazio, si vede dagli anelli di Einstein, non a caso si chiamano di Einstein, perché qui vedete al centro esatto della foto una galassia non perturbata, diciamo, però nella parte sinistra vedete che c'è quasi una galassia che la circonda tutta stirata. Questa galassia appare stirata, come abbiamo detto, perché la sua luce è stata deviata da un campo gravitazionale, cioè perché lo spazio che lei ha attraversato era veramente molto piegato ci appare, non è così, ci appare in questa forma perché lo spazio fra le stelle non è questo spazio imperturbabile, ma è uno spazio dinamico che si piega, che reagisce, che partecipa a quello che accade al suo interno. Questa galassia spirale si chiama N2525, ci dà un po' un'idea di come potrebbe essere la nostra. Chiaramente non possiamo prendere una foto della nostra galassia da così lontano perché ci vorrebbero tipo 10.000 secoli per portare una sonda così lontana e sicuramente non potrebbe più parlarci. Le galassie però sono tante, sono di tanta forma. Questa è bellissima, la galassia Sombrero, perché ha una conformazione molto particolare. Un'altra nebulosa, ma questa è veramente molto bella, perché sembra quasi una gigantesca bolla, infatti si chiama nebulosa bolla. Questo per capire come gioca la materia, il gas, la materia che poi non è materia, teniamoci sempre tutta questa informazione, però insomma è uno spazio cosmico in cui è come se ci fosse un divertimento incredibile a creare, a generare forme nuove, particolari e molto evocative.
Queste sono le galassie che si chiamano antenne, sono due galassie in interazione. Questo ci dice a noi astronomi che sempre quando io studiavo, che non sono proprio centenario, ma quando io studiavo, le galassie erano considerate delle cose che evolvevano da sole e occasionalmente, in qualche caso, si si toccavano e si fondevano e interagivano. Adesso abbiamo dovuto ribaltare questa idea perché abbiamo scoperto che le galassie interagiscono un sacco fra di loro. Queste sono due galassie che stanno interagendo, erano due galassie un po' come la nostra e vedete come sono distorte per la mutua interazione e perché veramente è un cosmo di relazione, di interazione, è raro trovare qualcosa che non interagisca con qualcos'altro. Questo è ancora più chiaro qui, si chiamano i topolini queste due galassie perché la coda lunghissima è stata creata per l'interazione di una con l'altra, quindi interagendo le galassie si cambiano di forma, di dimensioni, la nostra stessa galassia ha interagito e forse inglobato, beh questo è più bello, inglobato un'altra galassia nel passato e fenomeni di questo tipo avvengono continuamente. Le sorgenti di stupore non sono solo le galassie perché accenno solo di missioni ce ne sono tantissime, ne abbiamo fatte. Questa sta per andare in pensione, si chiama Juno, è dell'Ente Spaziale Europeo e ci dà per esempio ecco, una bella visione della macchia rossa di Giove in movimento. La macchia rossa di Giove in realtà è una tempesta molto grande, qui c'entrerebbe varie volte la Terra in questa macchia. E quindi abbiamo anche diciamo, occhi nuovi non solo per le stelle lontane ma per il sistema solare e anche questo aiuta a ridefinire il linguaggio per una possibilità di vita come spesso ci domandiamo. Breaking news, vabbè, è non di tanto tempo fa, ma Perseverance è una sonda che sta su Marte e ha trovato dei segni sulle rocce, forse l'avete sentito perché è una di quelle rare notizie in cui l'astronomia affiora al telegiornale e poi riscompare come un magma, sta sempre sotto sotto. A volte guadagniamo l'apertura dei telegiornali, questo è ancora da confermare, però purtroppo devo andare un po' veloce. È stato scoperto una biosignatura, cioè una conformazione, una firma chimica che farebbe pensare al fatto che ci possa essere stata su Marte tracce di vita. Non è confermatissimo, non abbiamo ancora la pistola fumante, però insomma potrebbe essere, vediamo se funziona questa, non funziona mai, ok, c'era un video ma non funziona mai, ok, va bene. Non fa niente, potrebbe esserci stata su Marte, sicuramente Marte prima era un pianeta florido, non me lo fa vedere, va bene, ok. E ci poteva essere stata dell'acqua e potrebbe esserci stata della vita. Quando parlo di pianeti che non ospitano vita, parlo al presente. Marte prima era un ambiente molto migliore, adesso sarebbe decisamente inospitale. Allora, ok. Non possiamo non parlare sempre per gli strumenti con cui vediamo il cosmo e quindi capiamo poi noi stessi del James Webb Telescope. È stato lanciato il 25 dicembre 2021, ho aspettato andare a pranzo, al pranzo di Natale perché dico aspetta, mi chiama Marco, è ora di pranzo? No, perché stavano facendo partire dopo decenni di lavoro il James Webb, che è un telescopio pazzesco, non sta a 600 km come Hubble, sta a 1,5 milioni di chilometri da Terra. Questo vuol dire anche che se qualcosa non funzionava, rimane lì, ciao. Cioè, la comunità astronomica ha lavorato decenni su questo telescopio. Io mi ricordo che è stato fermato dal Congresso americano almeno una volta perché dicevano no, costa troppo. Detto fra inciso, è una frazione della spesa militare annuale degli Stati Uniti e del mondo, però non voglio aprire questa parentesi. Comunque costa troppo, poi ci sono state petizioni, è ripartito, è comunque il telescopio più grande mai inviato nello spazio, ha un'apertura di 6,5 metri
lo specchio principale. 6,5 metri vuol dire che semplicemente non si può spedire con un razzo col telescopio già montato. Il telescopio, come una cosa di Ikea, però meglio, perché ha fatto da solo, è stato spedito, scusate, parlo un po' colloquiale perché poi siamo stanchi, se no siamo alla fine, è stato spedito e si è letteralmente spacchettato da solo nello spazio e si è montato. Questa parte che vedete in giallo si è tutta spacchettata nello spazio e si è montata secondo una procedura automatica che noi in osservatorio, quando ci hanno fatto vedere il filmato progettato prima del lancio, io avevo il mio direttore di osservatorio dietro di me e ho sentito, dice, non funzionerà mai. Era così complicato, era veramente, anche a vederlo, una procedura ingegneristica così complicata che io non abbiamo capito ancora come mai ha funzionato, ma ci dà delle foto di questo tipo. Questo è un ammasso stellare, non mi fermo, no, io posso fare i nomi e cognomi, ma io ero d'accordo. Abbiamo visto sto filmato della simulazione della NASA, non funzionerà mai. E io dico, sì, effettivamente mi sembra una pazzia. Però ha funzionato perfettamente, ci ha dato queste immagini. E questa è un'altra galassia spirale molto bella. Questa è fra l'altro una differenza fra Hubble a sinistra, che vede la stessa nebulosa, e il James Webb a destra. A parte la colorazione diversa, che è un po' un artefatto, se vedete a destra si vedono molto bene i filamenti, mentre a sinistra c'è un po' una nebulosità diffusa. Hubble ha un occhio e James Webb ha un occhio che vede molto più in profondità nello spazio, non si fa fregare, diciamo, imbrogliare dalla polvere cosmica, e quindi ci sta dando una visione del cosmo molto molto più precisa, fra l'altro confermandoci l'idea, ecco, che è un cosmo in relazione. Queste sono due galassie che si stanno abbracciando pian piano e si fonderanno fino a formare una galassia unica. Tutte queste cose fino a qualche anno fa noi non le potevamo vedere e non avevamo idea che lo spazio fosse così pieno di sorprese. E, se sembra che sia tutto bello e tutto chiaro, devo però avvertirvi che non lo è, perché il James Webb, questo è un bollettino del mio istituto, dell'INAF, per esempio ci sta dicendo che delle cose non tornano. Noi vediamo delle galassie già formate nei momenti iniziali dell'universo, quando le teorie ci dicono che non ci doveva essere ancora niente. Quindi non andiamo tanto adesso nella matematica o nel dettaglio, però insomma è per capire che le scoperte, ogni scoperta ci dà delle cose nuove, ma ci apre nuovi problemi. In realtà ci sono dei problemi che sono dei grattacapo per molti scienziati, perché il quadro di formazione delle strutture delle galassie va forse un po' rivisto, e c'è chi dice che va molto rivisto. Quindi per non tenere le cose sotto il tappeto abbiamo anche delle grane su questi dati nuovi che arrivano. Questo concorre al fatto adesso che allo svelamento di questo grafico, qualcuno forse l'avrà visto, che mette in imbarazzo qualsiasi astronomo che fa le conferenze, perché abbiamo detto all'inizio che sappiamo un sacco di cose e qui viene fuori che non sappiamo quasi niente. Ve lo spiego, è facile, qualcuno lo conoscerà già. Se noi facciamo il totale tirando le somme, e se dovessimo dire di cosa è fatto il nostro universo secondo le teorie più accreditate dai cosmologi, viene fuori che un 74%, un tre quarti, è energia oscura. Cioè, oscura non è un termine negativo, nel senso è un termine che dice che non sappiamo cos'è. Però, insomma, assorbiamo la botta, tre quarti dell'universo è fatto di qualcosa che non sappiamo cosa sia. Ci sono milioni di interpretazioni, ma nessuna ha convinto tutti, quindi non sappiamo cosa sia. Va bene, diciamo così. 22% è materia oscura. Scusate, l'energia oscura non sappiamo cos'è, ma sappiamo che fa e sta espandendo l'universo a un ritmo accelerato. Non posso entrare su questo, ma c'è gente che per questo ci ha preso il Nobel. Il 22% è materia oscura che tiene insieme le galassie, perché non ce lo spieghiamo che le galassie stiano insieme contando solo le stelle, c'è qualcos'altro che non si vede. È un 22% che compone massa energia dell'universo.
rimane, e anche quella non si vede, quindi rimane un 4%, cioè tutto quello che abbiamo visto fino adesso era il 4% di quello che c'è. Fra l'altro di questo 4% il 3,6 è gas interstellare, cioè qualcosa che sono atomi di idrogeno, 1 al metro cubo, eccetera, che messi insieme pesano e quindi e non si vedono. Rimaniamo col fatto che il 4 per 1000, lo 0,4%, il 4 per 1000 di quello che c'è nel cosmos, secondo le teorie, è quello che noi pensiamo sia il tutto, cioè questo tavolo, la macchina, la stazione della metropolitana, le galassie, le stelle, tutto quello che vediamo, secondo la teoria, è il 4 per 1000 di quello che esiste. Quindi, intanto se non vedo non credo, è smontato anche dagli scienziati, perché io devo dire che io quasi tutto quello che esiste non lo vedo e non ci interagisco, non lo vedo, non lo sento, lo possiamo misurare, ma non sappiamo cos'è. E il 4 per 1000 di quello che esiste per me è il tutto, quindi anche qui va ridefinito un linguaggio, perché siamo biologicamente portati a pensare che sia il tutto ciò che è una parte minima. Questo è importante, quindi non è solo guardare le stelle, ma è ridefinire un po' il nostro ruolo e il nostro contatto col mondo, insomma. Di che è pieno questo spazio? Questa è una bella domanda, però per non essere negativo io sono d'accordo con Stoppard. Il momento migliore per essere vivi è quando quasi tutto ciò che pensavi di sapere è sbagliato, quindi va bene, in realtà è un misto perché tante cose le sappiamo, l'età dell'universo, la grandezza, il Big Bang, eccetera, però al contempo ci sono tantissime cose che noi non sappiamo. C'è ancora una decina di minuti, penso di sì. Ok, 7? Ah, cavolo, vabbè. Per ovviare un po' a quello che non sappiamo, noi anche, siccome il lavoro è uno sforzo ed è un obiettivo, siamo puntati sull'obiettivo, ma abbiamo mandato sempre per l'Ente Spaziale Europeo, quindi è una cosa europea, una sonda che si chiama Euclid, che ci dovrebbe dare informazioni sull'energia oscura e materia oscura, perché noi non sappiamo cos'è, però ci piacerebbe tanto saperlo. Non posso dare conto di queste ricerche per adesso preliminari, però anche Euclid ha un occhio niente male, e questo è per esempio un ammasso globulare, un ammasso di stelle che sta nella nostra galassia, preso con l'occhio di Euclid, sono immagini molto recenti. Questa è un'altra zona di formazione stellare, una nebulosa. Questo è un'immagine di un ammasso di galassie della costellazione del Perseo. È interessante che questa immagine mostra, ci possono contare circa 1000 galassie e circa 100.000 sono nel background, cioè sono dietro questa immagine, tanto per capire che è un universo pienissimo di cose, di oggetti in mutua interazione, e qui si vedono alcuni oggetti che sono, alcune galassie che stanno interagendo. Perdonatemi, vado un po' di corsa, però volevo portarvi fino in fondo prima che ci chiudano dentro o fuori. Sempre per capire, non ci basta tutto questo, ovviamente il compito dell'astronomo è cercare di capire sempre meglio l'universo, per capire sempre meglio noi che ci stiamo a fare all'interno. Non è una ricerca fine a se stessa, ma è puntata su di noi, sull'uomo, e il futuro è anche questo, il futuro è la Luna in un certo senso. Qui faccio un mini spot pubblicitario, ma Elisabetta me l'ha permesso, cito un pezzo del mio libro che qui ho 2 o 3 copie. Abbiamo telescopi spaziali incredibili e potentissimi come il James Webb Telescope e il Degno Successore di Hubble, che ci portano a vedere il cielo come abbiamo mai fatto, ma disporre di un telescopio con base lunare sarebbe un passo formidabile, e questa è, al di là delle cose commerciali che pure purtroppo contano, un motivo per cui noi astronomi saremo molto contenti di fare base sulla Luna. Questa immagine ovviamente è creata con l'intelligenza artificiale, tanto per... però anche a me mi ha detto delle cose pazzesche, bisogna molto controllarlo, insomma. Interrogata sull'astronomia a volte è inventata allegramente. Però perché telescopi sulla Luna è semplice da capire, perché non c'è l'atmosfera sulla Luna e quindi non ci sono perturbazioni.
Il lato nascosto è schermato fra l'altro dai guai che facciamo noi stessi, perché non ci sono interferenze radio, possiamo osservare anche della banda radio che ci dà tutta una serie di informazioni importanti su vari fenomeni. I crateri naturali sono delle basi perfette per costruire delle strutture, e va bene, però andiamo verso la fine e non dimentichiamo che si parla di noi, non parliamo del cosmo per il cosmo, ma noi nel cosmo. E che ci dice la scienza allora di noi, del nostro posto nel cosmo? Gamberini intanto ci dice: nell'uomo l'universo materiale è diventato consapevole in modo che possa ora per la prima volta sperimentare se stesso assieme all'infinito mistero di Dio a cui è essenzialmente relazionato in quanto fondamento del proprio essere. Siccome un teologo prende l'universo materiale, vediamo un po' noi astronomi dell'universo materiale che possiamo dirci e noi dentro di esso. Questa è un'immagine iconica scattata nel 72 dall'equipaggio dell'Apollo 17, siamo tutti noi stessi, tutta la Terra compresa. Fra l'altro l'Apollo 17, come sapete, è stata l'ultima missione che ha portato l'uomo sulla Luna e sono passati più di 50 anni. La NASA sostiene di tornare sulla Luna nel 2027, però è come ogni anno lo spostano avanti di un anno, quindi probabilmente l'anno prossimo diranno 2028, insomma ci vanno piano. E questo è un selfie abbastanza lontano di tutta la Terra, ma il selfie più lontano non è neanche questo, è dovuta a queste sonde, tecnologia anni 70, roba fatta per durare direi. La sonda Voyager 1, questo qui, stavo arrivando alla fine, quindi qualche minuto solo, questo qui è il selfie più lontano che abbiamo della Terra, se non la vedete d'accordo, della Terra che abbiamo e che avremo per non so quanti anni. Adesso vi spiego tutto, forse qualcuno la sa. Questa immagine è stata ripresa dalla Voyager 1, che è l'oggetto più lontano da noi che ancora funziona ed è uscito dal Sistema Solare. Io sono un grande fan di questa sonda. È quasi tutta dentro c'è il registratore a bobina, per esempio. Adesso sono fermi da una vita, però tecnologia anni 70, e riusciamo ancora a scambiare messaggi con questa sonda che doveva durare 3-4 anni. Ha fatto il suo, ha continuato, gli ingegneri NASA sono stati bravissimi che per non perderla hanno spento pian piano tutti gli strumenti. Questa forse vale la pena raccontarla nei 2 minuti che mi restano. La sonda perdeva energia a un certo punto, aveva già fatto il suo di molto, gli ingegneri NASA stavano per spegnere la macchina fotografica all'occhio della sonda. Un certo Carl Sagan, che è un scienziato divulgatore molto famoso negli anni 90, ha detto: aspetta, ha detto alla NASA, prima di spegnere fate girare la sonda verso la Terra, è l'oggetto più lontano che abbiamo, fate una foto della Terra, che questa foto è simbolicamente molto importante. Ha fatto pressioni, alla fine è stato esaudito, e questa è la foto presa della Terra a più di 6 miliardi di chilometri di distanza. Adesso la sonda sta a 24 miliardi di chilometri di distanza, continua a funzionare e dice: dov'è la Terra? Dov'è la Terra? Eccola qua. E questo puntino, questo è il selfie della Terra più lontano che abbiamo, e che per non chissà quanti anni, perché mandare una sonda a questa distanza ci vorranno, sempre che qualcuno lo voglia fare, ancora nessuno lo fa, ci vorranno comunque anni e anni e anni perché arrivi a questo punto. Quindi questa è una foto simbolica che rimarrà tale e quale per moltissimi anni. Questo signore è anche molto responsabile di questa. Siamo in chiusura, però dice una frase importante, perché lui ha scritto un testo a commento di questa foto. Non c'è forse migliore dimostrazione della follia e della vanità umana che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro, di preservare e proteggere il pallido punto blu, pale blue dot in inglese, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. Questo è importante perché a chi mi dice: vabbè, ma che studiamo stelle a fare, che facciamo le missioni a fare, è per guadagnare un punto di vista culturale nuovo e importante che si integra con tutti gli altri che abbiamo sentito oggi naturalmente, ma non possiamo avere una prospettiva completa dell'uomo senza vederci da lontano. Questo almeno credo che sia una delle cose fondamentali per l'astronomia.
venendo un po' alla conclusione di vari temi che abbiamo toccato, ricordiamoci questo, che da più di un secolo non possiamo parlare più di un mondo oggettivo separato dall'osservatore, come se fosse esistente lì, perché la meccanica quantistica ce l'ha sconfessato. La conoscenza scientifica reale appare incompleta, già il fatto che la scienza non sa cosa è fatto, cos'è il 95% dell'universo, in qualche modo chiede un'integrazione del sapere scientifico con altri saperi. La meraviglia del cosmo, e qui ho cercato un po' di dimostrare, rivelata dagli strumenti, insieme ai quesiti sollevati dagli stessi che abbiamo potuto toccare solo di sfuggita, ci deve spingere, questo è credo che è il messaggio unificante, a osare di più, con la confluenza di molti saperi. Io qui ho la fortuna o sfortuna di vedere in fondo, quindi vorrei che questo intervento non fosse giusto apposto agli altri, ma integrato, intende essere integrato a tutti quelli che mi hanno preceduto, da cui ho imparato moltissimo. E la confluenza dei diversi saperi è necessaria, ai visti alla fine di una più compiuta conoscenza del mondo, conoscenza che stiamo ridefinendo con l'intelligenza artificiale, con l'apertura delle sapienze diverse dalla nostra, con la circolazione delle informazioni giorno per giorno, e quindi si tratta semplicemente di mettere poi un po' tutto insieme. L'ultima faccio una citazione di un libro molto famoso: viviamo in un universo emergente in cui nasce un'incessante e imprevedibile creatività nella quale siamo immersi. Questo universo è creativo, quello che ho cercato di farvi vedere. Questo universo emergente, la sua incessante creatività, è il principio fondante del sacro. Questo tocco appena questa cosa per lasciare alla vostra evocazione, alla vostra riflessione, il fatto che non stiamo parlando di qualcosa di tanto lontano dal sacro. Anche prima ci è stato fatto vedere che la conoscenza del mondo è qualcosa di importantissimo, di sacro per tante tradizioni, e quindi io mi sento molto in questa linea qui, lo dicono anche scienziati di varia origine e estrazione. Ok, mi fermo qui, che penso di aver esaurito il tempo. Scusate questa velocità di questa carrellata e vi ringrazio per l'attenzione nonostante l'ora.